Di solito preferisco evitare video lamentela di questo tipo, però oggi è un gran giorno, è il giorno dell'eccezione. YouTube è una piattaforma che sta diventando sempre più strana. Ancora di più lo sono i metodi che vengono applicati dall'algoritmo e dai revisori quando bisogna determinare se un video è conforme o no alle discutibili norme della community. Ecco, vedete, queste norme della community sono un fenomeno abbastanza affascinante da studiare, un fenomeno che è un pochino come Odisseo, è multiforme, cambia forma ogni volta, cioè passa dall'essere oggettivo all'essere un qualcosa di soggettivo quando più torna comodo. Se ve le andate a spulciare, queste norme sulla carta sono fantastiche, sono tutte belle parole. Il problema è che quando queste parole vengono utilizzate come norme bibliche, norme oltre le quali i paletti imposti, più che difendere un recinto di pecore dai famelici lupi, non fanno altro che stringere sempre di più fino a soffocare e strozzare le libertà espressive. Ecco, quello è un piccolo problema. Ed è così che dal recinto ben protetto le pecore si ritrovano in una gabbia mortale. Ecco, signore e signori, Dömer minor Herrar questo vuol dire. Io le norme della community le vedo da un po' come un golem che si erge ieratico a protezione del velo di Maya che non deve essere squarciato, ma hey, stiamo giocando su una piattaforma privata, dobbiamo sottostare alle sue regole, non è casa nostra, benissimo, più che giusto e lecito. Questo però non mi preclude dal dire che le regole di questa casa hanno due pesi e due misure. Questo mi ricorda un pochino anche Orwell, quando lui diceva tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ancor più strano poi è il team di revisione di Google. Dovete infatti sapere che non è la prima volta che un video mi causa rogne, certo non così grosse, ma non è la prima volta. Quando di solito parlo in chat con gli addetti di YouTube è un pochino come parlare con un robottino. Io scrivo loro: salve amici, il mio video mi è stato demonetizzato per l'ennesima volta, ora vorrei sapere per quale motivo mi è stato demonetizzato e quando sarà revisionato. E loro: ciao, grazie per averci contattato, lasciami controllare un attimo che guardo. Al che passano 5 minuti e poi mi riscrivono dicendo: ciao, abbiamo notato che il tuo video è stato demonetizzato. Seriamente? È la prima cosa che ti ho detto. La cosa buffa, per non dire ridicola, è che tutta questa problematica è partita dal mio ultimo video che ho caricato ieri sulle ipocrisie che circondano la città di Dubai. Già, signori miei, a qualcuno forse non è andato giù il fatto che io in un video abbia denunciato le condizioni pietose in cui versano migliaia di persone sottopagate e palesemente sfruttate. Io mi auguro che si tratti di un error 404 dell'algoritmo che sia impazzito da un giorno all'altro e che abbia penalizzato il tutto, ma dubito che onestamente sia così. Probabile che le cose siano state due: o hanno segnalato in massa il video, oppure lo ha fatto qualcuno con un grande potere di acquisto, qualcuno che magari può essere un grande pubblicista che preferisce che non si parli male di certe tematiche, ma si sa, il business è business. Il fatto è che chi ha visto il video di ieri sera sa benissimo che il contenuto non era assolutamente lesivo verso nessun tipo di persona. YouTube me l'ha infatti bollato come un qualcosa di incitamento all'odio. Una motivazione alquanto simpatica, considerato che in quel video di tutto si parlava, e ripeto di tutto, di cattiverie, angherie, ingiustizie, illeciti, malaffari, insomma di tutto tranne che di odio. Fossi stato onestamente in chi ha segnalato il video avrei scelto motivazioni un pochino più concrete. Già da qui si capisce benissimo che chi lo ha segnalato il video manco lo ha visto, ma vabbè, non è un problema, anzi questo gioca a mio favore visto che per la seconda volta mi toccherà fare affidamento a un avvocato. Già, non è neanche questa la prima volta, anche in un altro video, non vi dirò quale, ho dovuto ricorrere all'avvocato e lì è andata molto bene, l'ho vinta. Stavolta vediamo se portando in giudizio il tutto contro il pool di legali di Google ne uscirò davvero con le gambe rotte. Stavolta capirò veramente se la legge è uguale per tutti oppure ovale per Totti. Road to Cassazione. Ma sapete cos'è veramente frustrante? L'assenza di notifiche. YouTube non mi ha detto niente. Ha fatto un pochino come i muri. Tant'è vero che me lo avete segnalato voi in primis, io non me ne ero neanche accorto del fatto che il video fosse stato proprio buttato giù. Nel frattempo stavo facendo colazione, è stata una cosa proprio a tradimento. E né tantomeno YouTube mi ha mandato alcun tipo di mail dicendo: salve, lo sapevi che il tuo video imbarazza i nostri investitori e lo abbiamo deciso di abbattere? Ma non è tutto. Quando stamani ho scritto alla chat di supporto di YouTube sono stato rassicurato che il video sarebbe stato revisionato attentamente da un team specializzato, spero parlasse italiano, e che mi sarebbe stata data conferma tra qualche giorno. Bene, ho pensato, un barlume di speranza. Peccato che su YouTube la speranza è la prima a morire, visto che dopo neanche 5 minuti da che avevo chiuso la chat, vado sulla mia bacheca privata personale e trovo la scritta: il tuo ricorso è stato rifiutato. La nostra revisione ha confermato che questi contenuti violano le norme della community. Non è possibile presentare altri ricorsi. Tempistiche che battono persino Paolo Villaggio in Super Fantozzi. Neanche 20 minuti! Sapete comunque cosa
mi lascia veramente l'amaro in bocca, che avrei accettato uno strike su molti altri miei video, ma non su questo. Questo qui di Dubai era il mio video preferito in assoluto, quello dove si faceva capire le incongruenze di un sistema intero, e questo è quello per cui io provo veramente dispiacere, non tanto per la monetizzazione. Certo, il video stava andando benissimo, era secondo su 10 in termini di diffusione nella mia classifica personale, aveva avuto il 99% dei like quando in media ne ho 98-97, avevo ricevuto moltissimi commenti positivi, eppure tutto questo è per YouTube un contenuto da censurare, un contenuto scandalosamente lesivo. Io voglio ringraziare YouTube, anzitutto grazie per esserti genuflesso alle segnalazioni anonime, grazie per valorizzare come al solito i contenuti educativi e documentaristici, grazie per avermi benedetto con un primo avviso che contribuisce ad avvicinarmi sempre di più alla chiusura del canale, grazie per avermi penalizzato con l'algoritmo, visto che da ora in avanti il canale sarà marchiato negativamente, ma soprattutto grazie per aver premiato il duro lavoro di ricerca, la passione per la divulgazione e le quasi 60 ore buttate al vento per questo video. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, si dice di solito, e evidentemente se su questa piattaforma noi non lo devolviamo parlando di coriandoli, fiorellini e gnomi fatati, penso che questo sia il prezzo da pagare. In soldoni il conto di YouTube che oggi mi ha presentato è stato questo: 2 giorni e mezzo di vita. Spero che tra qualche giorno non si presenti con il saldo dicendomi che devo restituire 448 giorni della mia vita, cioè da quando ho ripreso in mano Novalexio. Ad ogni modo, siccome mi sono messo avanti con i tempi, vi dico che esiste da un pochino di tempo un canale secondario con la monetizzazione attiva. Si chiama Novalercio, ve lo linko qui. Se scoprite che da un giorno all'altro magari Novalexio scompare, sapete dove andare. Tranquilli, i video li sto stoccando tutti in un hard disk esterno, neanche fossero dei bitcoin. Li ricaricherò all'infinito in qualsiasi tipo di canale. Chi di voi ha avuto l'onore di vedere il video su Dubai lo sa già. Gli suonerà familiare questa frase. Se il nostro caro Shakespeare fosse ancora vivo, quest'oggi direbbe: c'è del marcio su YouTube.